Inter 2, Lecce 0, missione compiuta, secondo posto riagganciato in solitaria dall'Inter in un turno di campionato che ha visto tante grandi perdere terreno lassù in vetta dove siamo anche noi in attesa poi di Roma-Juventus. L'Inter ha fatto Simo il proprio dovere, oggi non ci si aspettava altro che una vittoria, si arrivava da una sconfitta come quella col Bologna che aveva minato alcune certezze e aveva acceso tanta discussione durante questa settimana, tant'è che sembrava essere tornati in campo dopo un mese più che dopo una settimana rispetto alla gara col Bologna. L'Inter vince una partita in cui non c'è mai stata discussione, secondo me. L'unico problema di questa gara, l'unica tensione magari generata da questa gara è stata legata al fatto che all'inizio non si riusciva a sbloccare la partita, ma poi al 29esimo Mkhitaryan l'ha messa dentro su una grande azione e con un gran bel gol. Lautaro Martinez nel secondo l'ha chiusa. Forse qualcuno diceva ci si poteva aspettare anche un vantaggio maggiore, un po' di tranquillità in più, anche una maggiore voglia di andare a chiuderla sul 3-0, però ripeto, la partita non è mai sembrata in bilico e il punteggio poteva ulteriormente allargarsi se solo l'arbitro avesse concesso almeno uno dei vari rigori nettissimi che mancavano, che mancano in questa partita. So che molti dicono non bisognerebbe parlare dell'arbitro contro il Lecce, ma che discorso è? C'è un regolamento, il regolamento è fatto per essere osservato e quando non viene osservato bisogna segnalarlo. Qualche rigore oggi all'Inter manca, a parte questo una buona partita che mette in evidenza alcuni singoli di cui tra pochissimo parliamo, conferma il fatto che l'Inter comunque in casa è un'altra squadra, quindi non aggiunge troppe indicazioni secondo me, una partita interlocutoria e dove l'Inter ha fatto il suo. Sì, hai detto bene, non potevamo che aspettarci questo, soprattutto dopo gli ottimi risultati maturati finora, non tanto quello della Lazio, ma i successivi due sì, quindi erano da fare 3 punti, così come saranno da fare con lo Spezia prima del Porto. Hai detto bene, partita mai in discussione, nonostante il Lecce comunque in campionato abbia battuto più volte anche squadre importanti, secondo me abbia una certa consapevolezza di quello che vale. L'Inter è stata brava a chiuderla lì, addirittura nella ripresa ci sono stati momenti in cui proprio non uscivano dalla metà campo fondamentalmente, quindi molto positivo e benissimo che abbia ritrovato spazio Gosens perché lo ha sfruttato perfettamente con un'ottima partita e credo che si debba puntare un po' di più anche su di lui, lo diciamo da tempo, adesso ci sono anche delle prove diciamo effettive sul campo rispetto a questo. La cosa che non mi è assolutamente piaciuta è stata la gestione di alcuni cambi. Non so se ne vorremmo parlare, però io certe scelte proprio non le capisco, sinceramente. Sì, a me quella che lascia più perplesso soprattutto è la scelta poi di Gagliardini nel finale, nel senso che stai andando verso la conclusione di una stagione, una partita che è abbastanza indirizzata, scegli di puntare su Gagliardini, hai un Aslani, un giovane che l'anno prossimo sarà ancora di tua proprietà, dall'altro lato invece c'è un Gagliardini che se ne andrà sicuramente, la scelta ricade su Gagliardini. Non penso che in quei 15 minuti finali Aslani potesse creare quei problemi a livello difensivo tali da dire no, è meglio mettere Gagliardini. Questa è un po' la cosa che mi lascia perplesso, soprattutto a livello di scelta. Anche Dzeko, tenerlo fino alla fine, oggi Dzeko non l'ho mai visto in partita, quindi non mi ha convinto molto. Uh, questo, tu avevi in mente anche altro, Simo, anche un po' di curiosità nel vedere Bellanova magari, però a me sembra, io ho detto questa cosa prima della partita, un allenatore che viene messo puntualmente in discussione a torto o a ragione, in alcuni casi ha ragione, e che sente la sua panchina traballare, per me non pensa tanto a livello progettuale, pensa a fare risultato e a fare le scelte che gli danno più certezze, perché è nel ruolo dell'allenatore prendere le decisioni per l'immediato, soprattutto piuttosto che guardare a lungo termine. Oggi ero curioso di vedere Aslani e ci poteva anche stare a quel punto più di Gagliardini. Sì, è solo questo. Io sono d'accordissimo col discorso che hai fatto prima, ma penso che questo però si debba tradurre non in tutte le situazioni. Cioè io, per esempio, Inter-Lecce, sulla carta può anche essere una gara in cui Aslani e Bellanova partono dal primo minuto. Ci può stare. Ecco, in questo senso magari mi aspetto che Inzaghi pensi più a se stesso e quindi parta con Mkhitaryan e con Dumfries. Però si arriva ad un punto tale per cui al 75esimo sul 2-0 di una gara dove non hai mai avuto paura di perderla, io mi aspetto che tu comunque abbia
un occhio di riguardo verso un patrimonio della squadra che alleni. E non tanto perché metti Gagliardini, ma perché Gagliardini va in scadenza e se ne va, lo sappiamo già. Quindi è doppiamente negativo e è difficile che non risalti. Perché se tu metti Mkhitaryan, dico vabbè, ma ha messo Mkhitaryan, comunque giocatore forte, ma se tu mi metti Gagliardini, e cavolo, sfido chiunque a non notarlo. Così come sulla destra mi metti un D'Ambrosio che non hai neanche il coraggio o la volontà di far partire titolare quando manca il suo titolare, che è Skriniar, perché piuttosto abbassi Darmian, e poi me lo metti dopo, anche lui in scadenza che forse non rinnova, e non dai neanche 3 minuti a Bellanova. L'ultimo cambio, Zanotti al 90°. A che serve? Io non capisco solo questo. Cioè, che poi sono quelle piccole cose che le volte in cui non vinci fanno arrabbiare doppiamente i tifosi, perché se tu queste cose le gestisci in maniera diversa, non è che ti eviti le critiche, ovviamente, ci mancherebbe. Però così facendo, secondo me, al prossimo passo falso, anche questa cosa, che non sposta quasi nulla, si aggiungerà al già mare di critiche che comunque ti tiri addosso. Ecco, tutto qui. È vero, è vero. Grazie intanto De Pica Pica, solito sostegno post gara, grazie mille, dice continuiamo così, forza Inter e basta arbitri. Grazie De Pica Pica per il commento, la super chat. A livello tattico, Simo, partite in cui il Lecce, lo sapevamo, ogni tanto fa della pressione offensiva molto alta, in alcuni momenti della gara lo ha fatto, poi per il resto ha lasciato totalmente l'iniziativa all'Inter. L'Inter che a un certo punto aveva avuto anche oltre l'80% di possesso palla, segno proprio di un dominio totale sull'avversario. È riuscita l'Inter, la cosa che mi è piaciuta molto, a creare i maggiori pericoli per vie centrali, nonostante loro sulle fasce, soprattutto sulla loro corsia sinistra, ci concedevano molto. Però molto spesso, accelerando un attimino, aprendo un attimino il gas, riuscivamo ad arrivare in porta di fatto con diversi uomini. Poi è stata una partita in cui ho visto tanti errori tecnici da tutte e due le parti. I nostri hanno sbagliato tante giocate, tanti palloni. In 2 occasioni, sto rivedendo anche le azioni qui, abbiamo perso 2 palloni sanguinosi che hanno generato le uniche 2, chiamiamole occasioni, un tiro di Cissé dalla distanza che viene parato comodamente da Onana, un'altra occasione in cui Mkhitaryan perde un brutto pallone e ci eravamo fatti trovare scoperti in inferiorità numerica dietro. Quello è il solito errore che commettiamo su queste situazioni, quindi lo evidenzio proprio perché è una cosa sulla quale da tanto tempo diciamo di dover lavorare. Oggi siamo riusciti a portarla a casa, abbiamo vinto e questi errori passeranno in secondo piano. Però anche lì rischiamo che in contropiede in ripartenza su un errore nostro in costruzione abbiamo rischiato di prenderlo e va analizzato. Per il resto, Dumfries e Simo, parliamo un po' dei singoli. È palesemente una questione di testa, secondo me, nel senso che nel primo tempo l'abbiamo visto bloccato, in difficoltà, piano piano ha cominciato a prendere confidenza, dopo l'assist soprattutto per Lautaro Martinez. Lautaro fa un bel gesto, lo indica alla curva e va a sostenere Dumfries, si è ripreso alla distanza e questo potrebbe magari avergli fatto scattare il click. Gosens probabilmente migliore in campo per applicazione, per professionalità, sempre presente, sempre in anticipo, che segno che dimostra grande attenzione, grande concentrazione, molto importante. Lautaro mi è piaciuta l'applicazione a tutto campo, oltre al gol davvero centravanti. E Barella. Barella mi è piaciuto molto oggi in partita, sempre presente, ha protestato il giusto e ha corso per 2. Questi sono un po' i giocatori che mi balzano all'occhio, non so se tu ne hai altri. No, no, sono questi. Io aggiungo solo la menzione d'onore per Gosens, perché lo dicevo anche in cronaca, mi piace tantissimo il fatto che questo ragazzo, arrivando, ok, da un infortunio, però da una carriera di un certo spessore all'Atalanta, si è messo sotto, non ha mai detto A, che io ricordi, poi magari mi sbaglio, ma non mi pare di ricordare mai No, no. nel corso di questo anno solare dichiarazioni in cui dice ah vorrei giocare di più o tira la frecciatina o cose simili. Anzi, ha sempre parlato bene di Di Marco, che è il suo titolare, tra virgolette, dicendo che è giusto che gioca lui perché sta facendo bene, eccetera, eccetera. E in tutte le situazioni in cui ha avuto spazio, anche per 5 minuti, per 3 minuti, abbiamo sempre visto un Gosens voglioso a livello mentale. Poi non sempre preciso, non sempre da 6 in pagella almeno, però di testa c'è sempre stato. E quindi io credo che anche da questo punto di vista meriti dal campo, perché Di Marco è forte e per il tipo di gioco che ha l'Inter
mi spingo a dire che è quasi fondamentale. Però di fronte a un ragazzo del genere come fai a non notare questa cosa? Come fai a non dargli mezz'ora, 45 minuti in diverse partite o qualcuno a farlo anche partire titolare? Lo dico perché io ho il timore, e credo sia fondato perché è la sua storia che lo dice, che appena Di Marco torna disponibile ricomincia a giocarle tutte. E secondo me è sbagliato, non perché Di Marco non sia forte, ripeto, ci mancherebbe. Però hai un giocatore così, è una risorsa, usalo. Mi riservo il beneficio del dubbio, lo vedremo. Lo vedremo e vedremo anche quest'Inter perché diciamo è brutto, è un po' il problema di essere l'Inter, Simo. Vinci oggi 2-0, hai fatto il tuo e quindi Sì. noi sappiamo bene da questa stagione che dobbiamo stare lì e la prossima già in trasferta contro lo Spezia, un avversario ostico molto difensivo, molto chiuso, sarà un'altra partita, un'altra battaglia su un campo dove abbiamo avuto spesso delle difficoltà. Quindi bene oggi, segnali incoraggianti dai singoli. A livello di gioco e di squadra, ne parlavamo in diretta, ho visto una squadra che a centrocampo, schierando Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, ha cercato con meno tocchi di andare più in verticale, di andare più a cercare la porta e con questo è riuscita a creare maggiori pericoli, è riuscita a generare diverse situazioni interessanti. Però non avremo mai la riprova, come dicevo, del fatto che con Brozovic si potesse fare magari la stessa partita. Quindi oggi so che tanti diranno con Çalhanoğlu si gioca meglio, si gioca più verticale. Possibile, di sicuro oggi la partita si prestava a questo tipo di impostazione, la scelta di Inzaghi di mettere Çalhanoğlu gli ha dato ragione. Vedremo nelle prossime gare come si confermerà Brozovic, che è entrato in un momento di gara dove dal 70° in poi di fatto non è successo più nulla e c'è stato ben poco da commentare. Chiudiamo qui la nostra clip. L'Inter quindi, come detto, sale al momento al secondo posto, il Napoli a quota 65, Inter 50, Lazio 48, Milan 47, in attesa della Roma che affronta la Juventus tra poco. A parte troverete poi le nostre pagelle, come sempre post partita con i tifosi, e vi ricordo ovviamente di iscrivervi al nostro canale per non perdervi neanche uno dei nostri approfondimenti che pubblichiamo ogni giorno.